a volte ti viene il dubbio se accettare un lavoro o no. Io qui analizzo sempre delle cose strane, mai diciamo le cose belle, normali, che sono facili da raccontare. In fondo racconti i tuoi successi, dei fischi non parlarne mai, come cantava una vecchia canzone, una cover di Ron. È una storia così, quella che ti sto per raccontare. In pratica un cliente mi ha fatto un sacco di domande, ma sono domande profondamente stupide. Correggimi se sbaglio, ma se tu sei un venditore di qualsiasi tipo di servizio e hai dei fornitori che utilizzi per dare il tuo servizio, per realizzare il tuo servizio ai tuoi clienti, tu sarai assolutamente certo di che cosa i tuoi fornitori realizzano per te, perché poi tu lo darai ai tuoi clienti, no? È importante. Quindi la prima cosa che fai quando hai un nuovo fornitore, oltre a chiedergli magari un pezzo demo del prodotto, nel nostro caso parliamo di voce, gli chiedi qual è il suo setup, ma dal demo del prodotto tu realizzi se quella persona è in grado o meno di fare una cosa. Poi magari gli fai fare un prodotto test per vedere se davvero è in grado di fare questa cosa. Poi nel corso del tempo, conoscendolo, avrai più o meno fiducia in questa persona. Conoscendolo, ma la parola chiave è conoscere i propri fornitori, perché senza conoscenza dei propri fornitori il servizio che tu offrirai ai tuoi clienti sarà pessimo, sarà casuale. Quelli che oggi stanno andando in giro per i portali a prendersi le voci a campione, sentendo così a cazzo come viene, prendendo quello che costa meno, che gli sembra buono in quel momento, senza avere conoscenza della persona con cui stanno lavorando, hanno lasciato da parte la persona e quel lavoro che è importantissimo di conoscenza della persona con cui si inizia un rapporto di lavoro, perché quel lavoro verrà poi fornito ai tuoi clienti. Se io devo dare qualcosa a un mio cliente, non vado a prendere le voci a caso online, ma vado a prendere delle persone che conosco, con cui ho un rapporto. Invece qui sembra di andare a prendere dei pezzi a caso. Io adesso faccio la pizza, ma non ho i pezzi in casa. Non ho proprio la farina, non ho il lievito, non ho le pagnotte, non ho neanche la pommarola. Arriva un cliente, mi chiede una pizza, una 4 stagioni, e io esco e vado a cercare nei dintorni, nei negozi dintorni, e contratto per avere tutti i pezzi per fare la pizza in quel momento, senza conoscere il mio fornitore. Insomma, il mio cliente alla fine, quando se ne va fuori, gli viene il caghetto perché ha mangiato delle porcherie, perché io non sono stato a curare tutta la catena di fornitura prima di produrre qualcosa che poi darò al mio cliente. Quindi è importantissimo conoscere i propri fornitori. 8 e 6, 14 domande molto strane, perché questo è un produttore che dovrebbe conoscermi ormai da 10 anni, ma io non ho mai avuto a che fare con le stesse persone, cioè uno di quei produttori che cambiano il personale all'interno, quindi il personale che arriva non sa chi sono le risorse che ha a disposizione per vendere poi il suo prodotto al suo cliente. Dici, ma se sono aperti da tanto tempo avranno fortuna. Sì, hanno sicuramente un marketing molto, molto attivo, però io sono sempre più convinto che questi non sappiano con chi hanno a che fare. Io ho caricato i miei demo, ma loro non hanno fatto nessun tipo di controllo, e le domande che hanno fatto a me sono state solamente all'inizio, 10 anni fa, che attrezzatura avevo, eccetera eccetera, ma poi non si sono mai preoccupati di sapere se io, che sono lì e vengo proposto ai loro clienti, ho cambiato qualcosa, se i demo che sono su da 10 anni sono ancora compatibili con la mia voce, con la mia situazione attuale, se rappresentano ancora esattamente me oppure no. Io faccio parte dei tuoi fornitori, chiedimi un demo aggiornato ogni tanto, insomma cura il tuo magazzino. No, invece non viene curato. Qui mi arriva una catena di domande che sono state fatte secondo me da una persona non proprio addentro al mestiere, perché fa delle domande che non hanno alcun senso nell'ambito voiceover. Se sei uno del settore lo capisci immediatamente, se non lo sei cercherò di spiegartelo. Domanda numero 1: che microfono stai usando? Non ha senso oggi chiedere questa cosa, cioè non fare questa domanda, piuttosto dimmi qual è il tuo setup. Tu dici, ma non state domandando la stessa cosa? No, mi domanda esattamente che microfono sto usando, poi fa altre domande che mi portano sempre a chiedere, ma domandami qual è il mio setup. Per esempio, do you use a pop killer? Che senso ha chiedere se stai usando un pop killer oppure no al giorno d'oggi a uno che fa questo di mestiere? Cioè, se tu hai di fronte a te del personale che potrebbe dei fornitori casuali che potrebbero non sapere come si usa un antipop, in questo momento io non lo sto usando, ma per certi tipi di produzioni lo uso, e addirittura me lo sono costruito da solo con le calze a 20 denari del supermercato. No, perché? Perché costruito in un certo modo evita di fare i rumori che si sentono quando ti avvicini troppo all'antipop, e ci sono delle produzioni che devi fare molto da vicino.
ferma l'aria che arriverebbe alla capsula, quindi non senti il pop sulla capsula, ma evita anche di fare un rumore di questo genere che rimane sotto. Poi l'antipop non deve essere troppo attaccato al microfono, perché se è attaccato al microfono, se io faccio un rumore qui sul mio dito, arriva al microfono. Ci sono dei microfoni a cannoncino che hanno un antipop appoggiato davanti con una specie di ciappetto, e c'è un antipop davanti. Il problema è che quando tu parli lì, colpisci l'antipop, il vento non va sulla capsula, ma colpisce comunque la struttura, che va a colpire il microfono, il quale risente comunque di un rumore che entra. Molti fonici, molti speaker non se ne accorgono perché tengono le cuffie basse per non diventare sordi e non sentono che stanno producendo questa cosa. Guardano su internet, guardano così la cazzo. Questo è un fornitore a cui dovresti dire: guarda, il tuo antipop lavora di merda, ma lo dovresti dire tu. Stai usando un cavo di alta qualità? Sì, certo, uso dei cavi di qualità, ma chiedimi qual è il mio setup e la marca dei cavi, se proprio ci tieni. Ma la differenza di suono tra un cavo e l'altro, credo che siano pochissime le persone che sono in grado di sentirla. Non la senti la differenza. È una richiesta talmente stupida che la metà basta. Hai chiesto già se uso un pop killer e se uso dei cavi di qualità. No, uso dei cavi di merda, perché tanto faccio questo mestiere. A un certo punto mi chiedi qual è, non se lo usi, ma qual è il preamplificatore microfonico. Ne prendo uno a caso che ho messo qui in archivio, che voglio smontare per fare degli esperimenti. Questo è un Golden Age pre-Q73, ok? Questo dovrebbe essere una copia di un Neve, praticamente. La gente che tu hai sul tuo portale, quelli i tuoi fornitori, vanno su internet a vedere cosa posso usare per alimentare il mio microfono. Poi qualcuno ti dice usa un microfono USB, altri ti dicono accendi il Phantom della scheda audio. Nella maggior parte dei casi le persone accendono il Phantom della scheda audio e fanno tutto il lavoro di pulizia del suono in post-produzione su una DAW, e arriviamo anche alla DAW. A parte il fatto che mi chiedi dopo qual è la scheda audio o il converter, perché ci sono le schede audio e i converter. Le schede audio, la gente usa le Focusrite, usa la gente che è lì usa questa roba qui con un Rode NT1A, ma dovresti essere tu a sentirlo quando ascolti il suono del tuo fornitore e dici: no, non ti metto dentro la mia catena di fornitura che do al mio cliente. Oppure sì, ti ci metto perché lavori bene. Oppure quando io tento di iscrivermi mi chiedi qual è il mio setup, ma non mi mandi queste domande. Queste sono le prime 6 domande. L'altra è: qual è la DAW che usi? Che senso ha? A cosa serve? Perché tu usi una DAW particolare e quindi vuoi che io realizzi dei progetti su quella DAW e ti mando direttamente il progetto? Oppure pensi che ci siano delle DAW che lavorano meglio o peggio di altre? Dovrei farlo un video su questa cosa. Se io inizio a registrare con Pro Tools, poi vado su Logic, poi vado su Twisted Wave, poi vado su Audacity e guardo tutti i file che ho registrato nei vari passaggi, sono tutti uguali. Dipendono tutti dalla scheda audio e dalla zona dove io sto registrando e delle mie capacità. Questa è una domanda che non serve a niente a meno che tu non abbia una necessità. E allora chiedimi qual è il mio setup, oppure mi dici: a me serve che tu lavori su Pro Tools, su Logic, e che poi ci metti tu il tuo software, ok? O su Reaper, sarebbe anche ora. Poi ci sono altre domande veramente... Io cerco di fare al meglio il mio lavoro, ma, come dire, penso anche se rimanere un fornitore di un cliente così. Me lo chiedo, hai capito? Ci devo pensare. Ma se tu sei addirittura uno che non conosce i suoi fornitori, mi fa pensare che potrei anche non accettare di lavorare per te. Lo so che sembra stupido, ma non lo è. A lungo termine, per la tua carriera, non lo è. Qui sono una serie di domande incredibili. Quanto grande è la sala dove tu registri? Dove nella stanza tu registri? Cioè, nel centro, nell'angolo, di fronte a un muro? Cioè, tu registri di fronte a un muro? O nell'angolino perché se ti vergogni della tua voce, allora stai nell'angolino? No, che cazzo di domanda è? Ma è una domanda che è talmente idiota. È una domanda a trabocchetto. Poi non è finita. È la tua stanza acusticamente ottimizzata? Cioè ci sono gli assorbenti di suono, oppure c'è qualcosa, hai un boot, hai una scatoletta, dove registri praticamente? Com'è? È acusticamente trattato? No, io guarda, uso di solito il bagno, quindi ho preferito mettere delle piastrelle, poi ci ho messo anche uno sciacquone, così quando faccio i respiri io tiro lo sciacquone, c'è lo sciacquone che scende e il respiro viene cancellato dal rumore dello sciacquone. È una cosa tecnica, forse, ma che domanda è? Questa è ancora più bella, Qual è la distanza tra il microfono e la tua bocca?
Dunque, sono angolato sotto in questo momento perché non colpisco la capsula e direi che la mia bocca si trova a circa 17 centimetri. Ci sono uomini che non arrivano a 15, uomini che arrivano a 30 e uomini che stanno a 17. Io sto a 17. E un'altra domanda di questo grande genio: quali sono i livelli a cui registri? I livelli di registrazione, il suono, a che livello? Ma perché? Cioè, registro a 0 dB, a meno 16, a meno 18? Questa è una di quelle domande che mi fa capire che tu non stai facendo questo mestiere, che non sai che cosa stai chiedendo. Perché domandare a che livello registri, non so, è come chiedere a un taxista: quando c'è uno stop cosa fai? Ti fermi? Ma non è una domanda, non serve a conoscere i tuoi fornitori, non è questo che si fa per conoscere i propri fornitori. Mi fa pensare che tu non conosca questo mestiere. Which recording session setting you use, ad esempio sample rate e bitrate? Ma sei tu che me lo devi dire. Quando tu mi mandi le indicazioni di progetto, cioè io il mio lavoro lo so già fare, a meno che tu non abbia nel tuo circuito di fornitori della gente che non sa fare un cazzo, per cui devi fare delle domande così idiote. A parte quella del cavo, che proprio è un cavi di qualità, ma che senso ha? Uno ci scrive sì, sei tu che lo devi verificare in un altro modo, ma non facendo queste domande del cazzo. La distanza che tieni dal microfono, ma uno che non ha mai fatto questo mestiere deve preoccuparsi: a che distanza devo stare dal microfono? Non lo so, devo stargli proprio davanti, così devo stare così, proprio qui davanti, si sente bene. Ti sembra? Tu sei un fornitore internazionale, mi stai proponendo un lavoro enorme e queste sono le domande che fai. Poi non è finita, mi chiede anche in quale formato io registro e trasferisco i file. Allora, se non hai mai fatto questa cosa, i vari software, le varie DAW possono utilizzare diversi formati per registrare, e i file che esporti, una volta che hai elaborato il file, può essere un formato diverso rispetto a quello che tu hai usato per registrare, anche in un campionamento diverso da quello che hai registrato. Se tu hai tutto il tuo setup a 48 kHz e il cliente te lo chiede a 4400, molto spesso è molto probabile che per esempio con Reaper tu faccia l'esportazione direttamente in MP3, cambiando il formato, portandolo a 48 kHz, facendo tutte le operazioni di dithering che non serve neanche più. Comunque vuole sapere se uso WAV, HIF, eccetera, eccetera. E sei tu che me lo devi dire. Io devo semplicemente realizzarlo come lo chiedi tu. Non che abitudine ho, ma che abitudine, che non esistono le abitudini dell'audio. A seconda del progetto che tu stai realizzando, utilizzerai un audio piuttosto che un altro, un formato piuttosto che un altro. Io posso partire da 48 kHz perché faccio tutto il mio setup su quello e poi esportare a 4400 MP3 mono, perché il progetto mi è stato chiesto in quel modo. Le domande che mi hai fatto qui sono talmente stupide che mi lasciano intendere che ci sia chi ha scritto queste domande non conosce il mestiere. Ci sono delle domande talmente stupide che presuppongono che ci sia uno stupido dall'altra parte, oppure io sono talmente idiota da non aver capito il senso di queste domande. Però questo mi fa anche pensare che probabilmente se questo non ha idea di chi sono i propri fornitori, quando fai una domanda tipo che distanza stai dal microfono, ma cioè, è come chiedere lo chiede a un nuovo patentato: cosa fai se c'è uno stop, il segnale di stop, ti fermi o vai dritto? Cioè, è una domanda così, è veramente che non fai a un professionista. Quindi la domanda è: ma tu lavori normalmente con dei non professionisti e questa roba la dai ai tuoi clienti che non si accorgono magari del risultato finale, o comunque hanno pagato poco perché gli hai fatto un prezzaccio? E se questo è il caso, io non so se lavorerò per te. Ma vuoi la verità? Probabilmente io risponderò a tutte queste domande. Sì, perché magari è stata presa una persona, gli è stato semplicemente detto in una riunione: fai delle domande specifiche sul tipo di fornitore, quindi cerca di scoprire che cos'è che fanno, e non avendo esperienza ha fatto le domande che credeva fossero giuste. Cioè, stiamo qui a tirarcela. Queste domande sono veramente idiote. Un attimo è vero, fumini mi sono venuti leggendo queste cose, ma poi alla fine credo che risponderò educatamente, e se troviamo un accordo economico accetterò anche il lavoro e lo farò al mio meglio. È l'unica cosa che posso fare. E invece di stare qui a tirarmela, che poi diventa così lunga che striscia per terra mentre cammini. Ciao, buonanotte.